Ti sei mai chiesto perché proprio quando cerchi di costruire qualcosa di solido, l'universo sembra scuotere le tue fondamenta e chiederti un atto di coraggio estremo? Forse in questi giorni senti una strana irrequietezza, come se il vecchio vestito, la vecchia pelle che hai indossato finora è come se ti fosse troppo stretto, ma il nuovo non è ancora pronto, si ha sempre paura un po' dell'ignoto. Non è un caso e soprattutto non sei sola. È il cielo che ti sta chiamando ad una rivoluzione senza precedenti, ma di quelle che capitano una volta ogni molti anni. Siamo di fronte a un bivio energetico e oggi voglio aiutarti a capire da che parte voltare la pagina. Benvenuti nel mio canale di Magia Stellare Evolutiva, sono Caterina, astrologa e ricercatrice spirituale e oggi guardiamo insieme la mappa di questo momento straordinario perché i movimenti di questi giorni stanno scrivendo le regole del nostro destino. Non è un oroscopo qualunque, è una chiamata alle armi dello spirito. Infatti faremo la piramide, la base che è il lavoro, il progetto, quindi non è quel progetto che magari è nel cassetto da anni, è quella il conto in banca che magari non ti ci ritrovi, è quella scrivania sempre piena di impegni e poi faremo il centro della piramide che è il cuore, le relazioni, quello che senti proprio dentro il tuo cuore con fra te e gli altri. Poi vedremo il vertice che è la missione spirituale che ti chiama l'anima e quindi ho inserito le case e le energie dei pianeti proprio in questa piramide. Quindi resta con me fino alla fine perché faremo segno per segno. E ora passiamo alle coordinate planetarie, i codici celesti. Saturno e Nettuno in Ariete sono i veri grandi protagonisti, sono i giganti del destino che forgiano la struttura. Qui il rigore della struttura e la magia del sogno si fondono in un segno proprio del fuoco primordiale che è il segno Ariete, il nuovo inizio, il ciclo dello zodiaco. Non è più tempo di delegare o di aspettare il momento perfetto, perché tanto il momento perfetto non esiste. Quindi esiste solo il cavalcare i pianeti nel modo giusto al posto di subirli. Non è più tempo neanche di delegare o di aspettare in ogni caso. La tua visione ora chiede un'azione immediata, concreta, ma soprattutto coraggiosa, perché ci vuole del coraggio. È il momento proprio dei pionieri dell'anima. Infatti abbiamo la nuova era, stiamo facendo il salto di cambiamento per andare verso la quinta dimensione. La Terra è purtroppo molto in ritardo nella sua ascensione, quindi nella sua evoluzione, ma ora c'è il passaggio, il cambiamento obbligatorio. Passiamo al Sole e allo stelo in pianeta, in Ariete, quindi abbiamo Sole, Saturno, Nettuno, ma c'è anche Chirone nel segno dell'Ariete e queste potenze celesti caricano questa energia di una forza guaritrice senza precedenti. Quella vecchia ferita, quel senso di non essere abbastanza, di non essere degno, di non esistere quasi al mondo e quindi si cammina un po' in punta di piedi per paura di osare e queste convinzioni, queste diciamo non so neanche come definirle, queste vecchie ferite, le possiamo dire così, oggi diventano proprio il grido di battaglia per la via maestra verso il successo. Chiaramente bisogna uscire dalla zona comfort ed affrontare un po' le situazioni se si vogliono sbloccare. Mentre abbiamo il nodo nord nel segno dei pesci, sposta la bussola della tua evoluzione verso le acque profonde dell'intuizione. Il nodo nord è comunque la bussola del destino. E il nodo ti chiede di smettere di analizzare tutto, diciamo, con la logica e di iniziare a fidarti di ciò che si sente, lasciando andare il controllo per abbracciare il flusso universale. Mentre la luna nera o Lilith transita nel segno del Sagittario,
infiamma la tua sete di verità assoluta. La luna nera è quell'ombra selvaggia, quella ribellione che abbiamo proprio dentro, e nel Sagittario è anche, diciamo, un po' ancora più irrequieta, ed è una voce selvaggia che non accetta più dogmi, catene o compromessi di facciata. Quindi l'apparire al posto dell'essere è una realtà purtroppo molto devastante per diciamo per il collettivo. La tua ombra ora reclama una libertà di pensiero e il coraggio di esplorare nuovi orizzonti, nuove verità, mentre Urano agli ultimi gradi del Toro e finalmente il 26 aprile andrà nel segno dei Gemelli, quindi farà questo balzo, diciamo, di passaggio di segno, e c'è anche Venere in Toro. Continuano a scuotere la terra sotto i piedi, portando rivoluzioni improvvise nei tuoi valori materiali e nel modo in cui attrai abbondanza. Nulla di ciò che è rigido resterà in piedi e bisogna essere proprio molto flessibili. Tutto questo fuoco trasformatore e quest'acqua spirituale si riflettono un po' sulla tua piramide evolutiva. Vediamo segno per segno come navigare in questo oceano di fuoco senza bruciarti, ma risplendendo. Come ho detto prima, ho inserito le energie dei pianeti nelle case insieme agli aspetti nella piramide. E ora passiamo per te, amico del segno dell'Ariete. Amico dell'Ariete, la tua parola chiave è riprenditi il tuo scettro. Oggi quindi costruiamo la tua piramide evolutiva. La base è il tuo terreno, il lavoro, i soldi, il portafoglio, conto in banca. Il cuore è il ponte amore, casa, relazioni. E il vertice è la tua scintilla, la tua firma nel mondo, la missione dell'anima. Se la base trema, il vertice non può splendere. Partiamo dunque dalle fondamenta. Come dicevo prima, la base è il terreno, il lavoro, i soldi e quella scrivania molto disordinata, quell'affare che tu hai sempre rimandato. Quindi è la stabilità materiale, il posto dove metti i piedi proprio per costruire. Questa settimana la tua terra scotta. Urano agli ultimi gradi del Toro, nella casa dei valori, delle risorse materiali, ma anche dell'autostima, scuote i vecchi compromessi che accettavi per sopravvivere. Ora non reggono più perché Urano, soprattutto all'ultimo colpo del drago, batte ancora di più. Se un accordo magari ti sminuisce o un lavoro, diciamo, ti toglie la tua dignità, Urano ti spinge a chiudere senza voltarti indietro, quindi a cambiare pagina. Non devi aver paura del vuoto perché con lo stellium di Saturno-Nettuno nella tua prima casa ti stanno dando una struttura interiore nuova, molto più solida e duratura, però chiaramente devi assumerti la responsabilità delle tue azioni, non essere impaziente come la tua natura e procedere con struttura e logica. Mentre l'azione pratica fino al 9 aprile con Marte in Pesci nella zona dell'inconscio, quindi nella zona lavorando dietro le quinte dei luoghi chiusi, delle prove, è meglio muoversi nell'ombra, organizza le carte, studia la strategia, ma non esporti troppo. La vera svolta è il 10 aprile quando Marte entra nel tuo segno, quindi nella tua prima casa, l'immagine che tu rimandi al mondo. È il momento quindi di presentare il conto, chiedere l'aumento o lanciare il tuo business. Riprenditi il tuo valore, questo è un po' il sunto di questa data favorevole dal 10 aprile. Passiamo al cuore, che è il ponte che collega chi ami al tuo mondo interiore. Qui non c'è più spazio per le illusioni o per chi ti tiene in una specie di sala di attesa. Con Venere in Toro nella casa dei valori, il tuo modo di amare sta diventando, diciamo, un po' sostanziale. Non ti bastano più le belle parole, ma cerchi la presenza fisica, la stabilità, la sicurezza emotiva. Se una relazione ti lascia nel dubbio,
questa settimana quel peso diventerà proprio insopportabile perché i tuoi standard di valore sono cambiati, mentre la tua protezione è data da Giove in Cancro nella tua quarta casa, nel punto più basso del tuo cielo. Ma tu dici, perché nel punto più basso del cielo Giove, che è in quadratura al mio segno, può darmi protezione? Perché Giove comunque è sempre il grande benefico, dà sempre un po' di supporto e protezione, nonostante l'aspetto di quadratura. Non è un pianeta come Saturno o Nettuno, il cui anche aspetto armonico comunque non è mai una passeggiata, figuriamoci un aspetto dissonante. Ma tornando a Giove, ti accende un faro sulla tua famiglia o sulle tue mura domestiche. C'è qualcosa da proteggere o una questione legata a un immobile che va sistemata ora. Ascolta il tuo corpo con il nodo nord in pesci proprio nella tua 12ª casa, che rappresenta proprio la bussola del destino. La verità non arriva dalla logica, ma da una percezione profonda, quindi serve il ritiro interiore, il potere del silenzio. Quello che cerchi è molto più vicino di quanto immagini. E passiamo al vertice, che è la scintilla, la tua missione, la verità che guida la tua anima, è un po' la tua firma nel mondo. Non puoi più scappare da quella parte di te che si è sentita fragile o messa in discussione. Questa congiunzione di Sole e Chiron nel tuo segno, nella tua prima casa, ti mettono davanti alla tua ferita, ma per dirti che è proprio lì che nasconde il tuo potere, quello vero. Quelle cicatrici non sono un limite, è la tua medicina, è l'opportunità per guarire la tua identità. Mentre l'evoluzione come punto di svolta è data da Plutone in Acquario nella tua 11ª casa. Devi avere un po' il coraggio di fare pulizia nelle tue cerchie sociali, diciamo, e allontana chi prosciuga la tua energia e non crede nella tua visione, i cosiddetti anche vampiri energetici, che con una cosa o l'altra cercano un po' di vampirizzare un po' per sopravvivere. Queste magari non se ne rendono neanche conto, ma sono chiamati cosiddetti vampiri energetici. Con la luna in Sagittario, la luna nera, dalla nona casa, la tua missione è puntare lontano e dire la tua verità senza scontri. Non devi più adattarti al mondo, devi posizionarti nel tuo destino con estrema fierezza, così proprio come è la tua indole arietina. Passiamo al mantra del vertice che tu puoi adottare proprio in questa settimana come mantra di potere. Io non chiedo il permesso, io creo la mia strada. E ora passiamo per te, amico del segno del Toro. Vedremo come sarà la tua settimana dal 6 al 12 aprile 2026. E anche per te ho costruito questa piramide dove c'è la base, che non è il portafoglio oppure quella scrivania disordinata al conto in banca, ma rappresenta proprio il terreno su dove metti i piedi. Poi c'è il vertice e l'amore e il cuore, ma vedremo tutte nel dettaglio. Ho raggruppato tutte queste le basi con le energie dei pianeti proprio per mostrarti la via della tua piramide personalizzata. E ora passiamo alla tua parola chiave, che è il raccolto magnetico. E ora esploriamo il viaggio nella piramide. La base, come dicevo prima, è il tuo terreno, il lavoro, i soldi, e il cuore è il ponte, l'amore casa. Invece il vertice è la tua scintilla, la missione dell'anima, ovvero la tua firma nel mondo. Ricorda che se la base materiale non è solida, la tua mente non può volare libera. Partiamo dalle fondamenta. La base, che rappresenta il lavoro, le risorse, il terreno su cui devi poggiare i piedi. La tua base questa settimana è un giardino antico che riceve una scossa elettrica. Con Urano agli ultimi gradi del tuo segno, nella tua prima casa, finalmente ci starà fino al 26 aprile, poi dopo smamerà nel segno dei Gemelli. Urano, diciamo, ha
travolto un po' la tua vecchia versione di te, quella che accetta, diciamo, accettava lavori poco stimolanti o ruoli di secondo piano. Questa parte non esiste più. Il terreno si sta trasformando. Poi abbiamo un grande stellium di Sole, Saturno e Nettuno, e c'è anche Chirone nella zona d'ombra, nel luogo chiuso, nella 12ª casa delle prove. E questo stellium indica che ci sono grandi manovre proprio dietro le quinte e diciamo e opportunità che ancora non vedi chiaramente. Magari sei sfiduciato, sei stanco di aspettare, magari dici sempre non arriva mai, ma ora queste opportunità si stanno preparando per te. Mentre l'azione pratica è fino al 9 aprile con Marte in Pesci in aspetto favorevole al tuo Sole dalla casa delle amicizie, punta sulle collaborazioni o nei contatti sociali, non fare tutto da solo, appoggiati un po' alle amicizie, chiaramente quelle valide che ti possono anche aiutare nella svolta professionale. Mentre la svolta, diciamo, quando Marte arriva in Ariete, nella zona dell'inconscio, devi avere il coraggio di chiudere drasticamente ogni tuo nodo karmico per prepararti proprio al grande balzo karmico che ti si aspetta proprio dal 26 aprile, oppure diciamo quegli autosabotaggi interni che finora ti hanno bloccato la strada. Libera lo spazio perché il tuo nuovo successo ha bisogno un po' di aria, non può più essere soffocato, ora ti devi sentire libero per avere un nuovo inizio. Passiamo il cuore e il ponte dove emani il tuo magnetismo, che rappresenta l'amore, il desiderio, quindi diciamo nelle relazioni io, tu e l'altro, io e l'altro. Questa settimana sei tu a dettare il ritmo del desiderio e non accetti più le briciole di attenzione. Con Venere nel tuo segno, quindi in Toro, nella prima casa, l'immagine che tu rimandi al mondo, la tua luce è abbagliante e attira a te solo ciò che vibra alla tua stessa frequenza. Se sei in coppia, pretendi una presenza reale, tangibile. Se sei single, non accontentarti di passatempi vuoti solo per riempire quello che tu definisci vuoto. Quello non è il vero vuoto, quello è il vero potere. Mentre la tua sicurezza emotiva passa anche per la parola, grazie a Giove in Cancro e in aspetto armonico nella casa della comunicazione al tuo Sole. Giove rende la tua comunicazione dolce, protettiva e capace di sanare delle vecchie ferite con fratelli, sorelle, oppure anche semplicemente nei rapporti con il vicinato, ma anche con chi è in stretto contatto con te. Ascolta i segnali che ti arrivano dalle persone fidate e anche se non ti sembra una notizia che magari a te non risuona al tuo interno, cerca di ascoltarla invece attentamente perché quella potrebbe essere la soluzione per sbloccarti le strade. E con Mercurio anche il nodo nord nel segno dei pesci, quindi nell'11ª casa delle alleanze, quindi un aspetto armonico al tuo Sole, questi pianeti, sia Mercurio che la bussola del destino, ti consigliano, diciamo, al meglio con le amicizie, oppure un incontro casuale in un gruppo di amici potrebbe darti la chiave per sbloccare un dubbio sentimentale che magari ti porti dietro da tempo. E ora passiamo al vertice, l'opportunità, la tua firma nell'anima. Al vertice della piramide c'è la tua missione proprio che devi dare al mondo con la tua firma e il potere di trasformare la tua immagine nel mondo. Questa congiunzione di Sole e Chirone in Ariete che lavorano un po' dietro le quinte ti chiedono di perdonarti, di essere indulgente, soprattutto con te stesso per gli errori passati o per quelle volte in cui magari non ti sei sentito all'altezza di un determinato compito. Quella vulnerabilità che hai nascosto così bene
ora deve diventare la tua forza più grande. Mentre l'evoluzione data da Plutone in Acquario sul punto più alto del tuo cielo, la tua carriera e la tua posizione sociale stanno subendo una rivoluzione totale. Infatti è un aspetto dissonante di quadratura al tuo Sole, ma Plutone agisce proprio come un alchimista sulla tua reputazione sociale. Smetti di aver paura del potere e impara a gestirlo. Mentre con la luna nera o Lilith che transita nel segno del Sagittario, nella casa della trasformazione, la tua missione è accettare i tuoi desideri più profondi e trasformare le crisi in rinascite economiche, ma anche personali. Non aver paura di splendere, il mondo è pronto a vederti. E ora passiamo al tuo mantra di potere della settimana, che puoi ripetere tutte le volte che lo ritieni necessario. Lascio andare ciò che non mi appartiene per accogliere la mia vera abbondanza. Io sono il centro del mio successo. E ora passiamo per te, amico del segno dei gemelli. Vedremo come sarà la tua settimana dal 6 al 12 aprile 2026 attraverso la piramide che ho costruito proprio appositamente per te, con gli aspetti dei pianeti, le case, le energie, quindi dove manifestano le energie dei codici celesti. La tua parola chiave è chiarezza e strategia. Il viaggio della piramide, quindi oggi costruiamo la piramide evolutiva, la tua, amico dei gemelli. La base è il tuo terreno, il lavoro, i soldi, non è proprio quel conto in banca per darti quella definizione. Il cuore è il ponte, l'amore e casa, ovvero io e gli altri. Il vertice è proprio la tua scintilla, la tua missione dell'anima, la firma che tu mandi al mondo. Ricorda che per far volare le tue idee devi avere i piedi ben piantati a terra, devi essere radicato e partiamo quindi dalle fondamenta. La base, ovvero il terreno che rappresenta il lavoro e gli obiettivi. La tua base questa settimana richiede proprio una strategia di acciaio con Urano agli ultimi gradi del Toro nella tua 12ª casa, poi il 26 aprile passerà proprio nel tuo segno, quindi nella tua prima casa dal 26 aprile, ma nel frattempo in questa settimana senti che il vecchio ciclo professionale sta finendo, forse un progetto a cui tenevi si sta trasformando magari in qualcosa di diverso. Non aver paura dell'incertezza, perché lo stellium in Ariete, che sono rappresentati da Sole, Saturno, Nettuno e Chirone nella casa delle amicizie, quindi un aspetto armonico di sestile al tuo Sole, questo stellium ti regalano la protezione di amici influenti e collaboratori preziosi che credono in te, quindi ti appoggiano in un certo qual modo per la realizzazione dei tuoi obiettivi. Mentre l'azione pratica fino al 9 aprile, come con Marte in pesci nel punto più alto del tuo cielo, nella casa della carriera, l'immagine pubblica, la reputazione sociale, potresti sentirti sotto pressione o giudicata magari dai superiori. Mantieni la calma e non reagire d'impulso. Mentre la vera svolta arriva il 10 aprile, quando Marte entra in Ariete, nella casa delle alleanze. I tuoi progetti di gruppo e le tue entrate legate alle collaborazioni prendono finalmente il volo. È il momento di fare squadra per guadagnare di più e far sentire soprattutto anche la tua voce. Passiamo al cuore, che è il ponte dove cerchi la verità nei rapporti, diciamo, con gli altri, le relazioni e il dialogo. In amore questa settimana non ti accontenti più della superficie. Con Venere in Toro nella casa che lavora un po' dietro le quinte, nella 12ª casa delle prove, che è anche la casa del subconscio ma anche della spiritualità, potresti sentire il bisogno di proteggere la tua privacy o di vivere un sentimento lontano
dagli occhi indiscreti. C'è un desiderio di tenerezza che però deve essere sicuro, non un rischio. La tua sicurezza interiore viene alimentata anche dalle tue risorse. Grazie a Giove in Cancro nella tua seconda casa, dei valori, della sicurezza finanziaria, ma anche della tua autostima. Giove porta buone notizie per le tue finanze e per la stabilità della tua famiglia. È un ottimo momento per, diciamo, investire nel benessere della tua casa o per pianificare un acquisto importante, ma anche una potenzialità, una risorsa che magari avevi messo nel cassetto o che magari non gli avevi dato importanza, questo è il momento di tirarlo fuori e farlo fruttare. E ascolta anche l'intuizione con Mercurio e il nodo nord in pesci nel punto più alto del tuo cielo. Qui la tua carriera e i tuoi sentimenti sono più legati di quanto pensi. Segui il brivido che senti quando parli del tuo futuro con chi ami. E ora passiamo al vertice, la scintilla che rappresenta l'evoluzione, la verità, ovvero la tua firma nel mondo. E al vertice di questa piramide c'è proprio la tua missione, la verità che libera la tua mente, la congiunzione con Sole Chirone nella tua 11ª casa delle amicizie, delle alleanze. Chirone guarisce proprio il tuo senso di appartenenza. Smetti di cercare di compiacere gli altri per sentirti accettata. La tua ferita legata al non essere capita, compresa, diventa oggi la tua capacità di comunicare in modo unico, diverso dagli altri schemi. E passiamo all'evoluzione. Con Plutone in Acquario, in un bellissimo trigono di aria al tuo Sole nella casa dell'espansione mentale, la tua visione del mondo grazie a Plutone sta cambiando radicalmente in maniera, diciamo, possiamo dire e osare, drastica. È il momento di studiare, viaggiare o aprirti a nuove filosofie di vita, ma diciamo, ma è il momento soprattutto di ricercare la tua verità, non dettata da altri, da libri, ma di essere il maestro interiore di te stesso. E anche la luna nera nel segno del Sagittario, quindi in opposizione al tuo Sole, ti oppone proprio una grande sfida nelle relazioni. La tua missione è affrontare la verità nuda e cruda in un rapporto importante. Non devi più adattarti ai desideri altrui, devi posizionarti nella tua verità e parlare chiaro e a volte dire anche un no, anche se ti sembra scomodo anche per gli altri, fregatene, perché questa è proprio questa pressione che senti all'interno con la luna nera nel segno del Sagittario, e questo vale non solo per i sentimenti, quindi le relazioni, ma vale anche per le alleanze, i soci. Quindi quando è il momento di dire no, dillo con estrema chiarezza, perché diciamo devi posizionarti nella verità, anche se a volte può sembrare scomoda, però dire il no è anche un atto di amore anche verso te stesso. Passiamo al tuo mantra di potere per questa settimana. La mia parola è verità, il mio cammino è chiaro. Scelgo di stare con chi celebra la mia luce. E ora passiamo per te, amico del segno del Cancro. Vedremo come andrà la tua settimana dal 6 al 12 aprile 2026, ma vedremo l'energia dei pianeti, le case, gli aspetti attraverso questa piramide che ho costruito per te, per il tuo segno. La tua parola chiave è la sfida della vetta, e il viaggio nella piramide, questa piramide evolutiva, cioè la base che rappresenta il tuo terreno, il lavoro, i soldi, il cuore che è il ponte, l'amore, casa e le relazioni, il vertice invece è la tua scintilla, la missione umana, la tua firma nel mondo. Per te questa settimana
la sfida è molto alta. Questo stellium in Ariete ti mette alla prova. Se la base scotta, devi imparare a camminare nel fuoco. Partiamo dunque dalle fondamenta. La base che diciamo rappresenta, come ho detto prima, il terreno, il lavoro e le ambizioni, questa settimana è proprio un campo di prova. Con lo stellium in Ariete rappresentato da Sole, Saturno, Nettuno e Chirone in Ariete nel punto più alto del tuo cielo, quindi la 10ª casa della carriera, è diciamo in aspetto dissonante di quadratura al tuo Sole, ti dà veramente una sfida molto importante. La pressione professionale diciamo, è al massimo, i capi pretendono, le scadenze mordono e tu senti che il mondo fuori ti chiede di essere, diciamo, di adeguarti un po' ai ritmi del mondo e magari ti sembra un po' una prova un po' troppo dura rispetto a quello che sei. Mentre Urano in 11ª casa, in Toro, agli ultimi gradi, sta cambiando i tuoi contatti, le tue amicizie, ma tutto questo genera anche incertezza. Non puoi più nasconderti dietro la timidezza. Se vuoi proteggere la tua stabilità, devi esporti, devi uscire dal guscio. L'azione pratica è fino al 9 aprile con Marte favorevole in Pesci nella 9ª casa, che forma un bellissimo trigono, diciamo, al tuo Sole. Cerca alleati lontani o studia una nuova strategia, magari legale. Quindi è ancora un aspetto, un periodo abbastanza, diciamo, importante per terminare dei progetti, soprattutto legati al lontano. Ma dal 10 aprile, quando Marte entra in Ariete nella tua 10ª casa, quindi sul punto più alto del tuo cielo, la carriera, la reputazione sociale, con questa quadratura al tuo Sole, qui l'azione diventa pura, diciamo molto forte, e non subire però le decisioni altrui. Firma, discuti, ma pretendi il tuo posto. È il momento di fatturare, diciamo, con i denti e dimostrare che dietro la dolcezza c'è una corazza d'acciaio, quindi fatti valere. Mentre passiamo al cuore, che è il ponte dove cerchi rifugio nelle tempeste esterne, rappresentano le relazioni, l'intimità. In amore senti il bisogno proprio di una protezione assoluta. Con Giove nel tuo segno, quindi in Cancro, nella tua prima casa, l'immagine che tu rimandi al mondo, emani un'energia di cura, ma pretendi che ti venga anche restituita, giustamente restituita. Mentre Venere in Toro, nella tua 11ª casa, la casa delle amicizie, delle collaborazioni, ti regala la solidità degli amici veri, quelli che sono famiglia per scelta. La tua sicurezza emotiva passa per la verità profonda. Usa la forza di Mercurio e del nodo nord in Pesci, che formano un bellissimo trigono di acqua al tuo Sole dalla casa dell'espansione mentale, per elevare il dialogo magari col partner. Non parlare di piccole cose, parla di sogni, di orizzonti lontani, di fare qualcosa insieme, di costruire magari anche un rapporto più solido. E se c'è stata una chiusura, è il momento di usare la tua intuizione per capire se quella persona merita ancora di entrare nel tuo spazio sacro. Ascolta il silenzio della tua casa, lì troverai la risposta su chi è davvero dalla tua parte. Passiamo al vertice, che rappresenta la scintilla, la tua missione, la guarigione del tuo rapporto con il potere. Quindi è la tua firma nel mondo. La congiunzione Sole-Chirone in Ariete, quindi sul punto più alto del tuo cielo, la 10ª casa, la reputazione sociale, ti mette davanti alla ferita
diciamo, del rifiuto o del fallimento pubblico, ma quel dolore oggi è la tua bussola interiore. Smetti di aver paura del giudizio dei grandi e diventa tu stesso l'autorità della tua vita. Passiamo all'evoluzione con Plutone in Acquario nella casa della trasformazione. Plutone sta lavorando proprio come un alchimista, sta scrivendo una trasformazione radicale dei tuoi legami più profondi e della gestione delle risorse condivise. È una rinascita che passa attraverso il lasciare andare ciò che ti controlla. Mentre la luna nera in Sagittario, nella casa della quotidianità, ti dice che la tua missione è portare la tua verità selvaggia nel tuo lavoro quotidiano, nella tua giornata quotidiana. Non devi essere più la brava bambina che esegue e perché deve essere accettato e cose di questo genere. Devi posizionarti con orgoglio nel tuo valore unico. Passiamo al tuo mantra di potere della settimana. Puoi affermare con decisione, con sentimento e puoi usarlo ogni volta che tu ne hai bisogno. Io non sono la mia paura, io sono il coraggio. Il mio successo è una scelta di coraggio e il mio valore non ha bisogno di conferme esterne. E ora passiamo per te, amico del segno del leone. Vedremo come andrà la tua settimana dal 6 al 12 aprile 2026. Vedremo attraverso la piramide evolutiva che ho costruito proprio per te, dove le energie dei codici celesti, quindi dei pianeti, manifesteranno la loro energia in questi tre settori della piramide e vedremo tutto al dettaglio. Amico del leone, la tua parola chiave è la prova del trono. Passiamo al viaggio della piramide. Come ti ho detto, anticipato poco fa, oggi ho costruito la tua piramide evolutiva. La base è il tuo terreno, il lavoro, i soldi, il cuore è il ponte, l'amore e la casa e il vertice è la tua scintilla, la missione dell'anima, la tua firma nel mondo. Per te, amico del leone, questa settimana la struttura è in tensione, è un po' difficile anche da superare. Se vuoi che il tuo vertice brilli, quindi l'opportunità che tu devi cogliere, la base dove metti i piedi deve smettere di tremare e sotto i colpi dell'orgoglio deve essere solida. Partiamo quindi dalle fondamenta. La base, ovvero il lavoro, l'ambizione e il terreno su cui tu devi poggiare i piedi, questa settimana questo terreno è, diciamo, è un terreno instabile, con Urano e Venere in Toro sul punto più alto del tuo cielo, quindi la decima casa, l'immagine pubblica, la reputazione sociale, ti fa traballare un po', diciamo, la tua reputazione. Il tuo ruolo pubblico e la tua carriera, quindi possiamo dire, sono un po' sotto assedio. Qualcuno potrebbe mettere in discussione la tua autorità o potresti percepire o sentire che le regole del gioco sono cambiate così all'improvviso, colpendoti magari nel portafoglio o nel prestigio. Non cercare di forzare la mano solo per puntiglio, mentre l'azione pratica fino al 9 aprile con Marte in pesci nella casa della trasformazione, gestisci con estrema cautela i soldi degli altri, le tasse o i debiti. Non è il momento di rischiare. La svolta arriva il 10 aprile quando Marte entra in aspetto favorevole, un bellissimo trigono di fuoco nella tua nona casa, quindi dell'espansione mentale. Qui avrai finalmente la forza per reagire e cambiare visione. È il momento di lottare per la tua indipendenza, ma solo se hai il coraggio di tagliare i rami secchi di un passato professionale che oramai non ti appartiene più. Passiamo al cuore, che, che sono le relazioni e il confronto con fratelli e altri. Il ponte
dove quest'anno tutto si decide per te, con Plutone in Acquario nella tua settima casa, quindi in opposizione al tuo Sole, la casa delle relazioni. I rapporti di coppia o i soci sono lo specchio spietato della tua trasformazione. Non puoi più nasconderti dietro una maschera di perfezione. Se una relazione è diventata una lotta di potere o un gioco di specchi e queste immagini di giochi di specchi ti danno un po' fastidio, questa settimana la tensione salirà per costringerti alla verità. La tua sicurezza emotiva non deve di più dipendere dagli applausi esterni e hai una protezione da Giove in Cancro nella casa del subconscio, dei luoghi chiusi. Giove ti invita a proteggere i tuoi sentimenti più fragili e a cercare una pace che sia solo tua, lontano proprio dal rumore. Usa la forza di Mercurio e del nodo nord in pesci, che poi la bussola anche del destino, si può dire la comunicazione della bussola del destino, che manifestano la loro energia nella casa della trasformazione. Usa quindi questa energia per andare a fondo nei tuoi legami intimi. C'è un segreto da svelare o una ferita antica da curare insieme a chi ami davvero. Ascolta il silenzio della tua anima, lì troverai la risposta che su chi merita di sedere accanto a te sul tuo trono. Passiamo al vertice, dove c'è la tua missione, la tua firma nel mondo, che rappresenta anche l'evoluzione e la verità come vertice. Qui c'è al vertice, dunque, trovi la tua missione, come dicevo prima, la guarigione del tuo bisogno di essere approvato, grazie a questa congiunzione di Sole Chirone in Ariete, in aspetto di bellissimo trigono di fuoco al tuo Sole, nella casa dell'espansione mentale. Sole e Chirone ti chiedono di guarire il tuo rapporto con il futuro. Smetti di aver paura di fallire davanti agli occhi del mondo. Quella ferita legata al non essere visto abbastanza, oggi diventa la tua capacità di vedere oltre l'orizzonte e guidare anche gli altri. Come un faro nella notte, tu hai le capacità, la struttura di guidare gli altri, quindi di essere un faro nella notte per far brillare anche gli altri. Passiamo all'evoluzione, con Plutone che ti sfida dalla settima casa, opposizione al tuo Sole. La tua missione è imparare l'arte dell'incontro senza però perdere te stesso in questo confronto. Trasforma la competizione in condivisione di potere reale. Con la luna in Sagittario, la luna nera in Sagittario, o che dir si voglia Lilith, qui la tua missione è ritrovare la tua creatività, quella più selvaggia, istintiva, quella che non cerca consensi, ma che si esprime perché deve. Non devi essere, cioè non devi più recitare per compiacere il pubblico che ti attorna, devi posizionarti nella tua luce solare, quella che brilla di luce propria. Passiamo ora al tuo mantra di potere che puoi ripetere e ogni qualvolta tu ne abbia bisogno, e poi ripeterlo con determinazione. Il mio valore non dipende dal giudizio altrui, io sono il sovrano del mio destino e la mia forza nasce dalla mia verità interiore. E ora passiamo per te, amico del segno della Vergine. Vedremo come andrà questa settimana dal 6 al 12 aprile 2026. Vedremo dove le energie, le date, le case e gli aspetti celesti manifestati dai pianeti nel tuo Sole attraverso questa piramide che ho costruito proprio per te. La tua parola chiave questa settimana è il potere della trasformazione. Quindi, come ti ho detto poco fa, oggi ho costruito questa tua piramide evolutiva. La base è il tuo terreno, il lavoro, i soldi.
Il cuore è il ponte, l'amore, casa e gli altri. Il vertice è la tua scintilla, la missione dell'anima e la tua firma nel mondo. Per te questa settimana la sfida è lasciare il controllo per trovare il vero potere. Partiamo proprio dalle fondamenta, perché se le fondamenta tremano un attimino non si può arrivare al vertice. Passiamo alla base che è il terreno, il lavoro, diciamo la base tu dove devi mettere i piedi, ma questa base questa settimana non riguarda solo più quello che produci, ma come gestisci ciò che hai in comune con gli altri. C'è questo stellium di Sole, Saturno, Nettuno e Chirone in Ariete nella casa della trasformazione, quindi è l'ottava casa. E qui ci sono scosse profonde legate a tasse, investimenti o soldi che dipendono da soci e partner perché sono risorse condivise. Mentre Urano in Toro nella tua nona casa e ci starà fino al 26 aprile, Urano nel frattempo ti spinge a cambiare visione, a cercare magari soluzione fuori dei soliti schemi burocratici che ti rassicurano, non restare bloccato nei dettagli. Urano può scombussolare anche un attimino i rapporti con il lontano, con persone che di origine e cultura diverse, può rivoluzionare anche gli studi, anche in questo caso. Passiamo all'azione pratica. Fino al 9 aprile con Marte in pesci nella tua settima casa, quindi il tuo segno opposto nella casa delle relazioni, potresti sentirti che gli altri ti remino un po' contro, oppure che qualcuno, un socio, magari non è abbastanza chiaro, diretto, potresti sentire odore di falsità. Non andare pertanto allo scontro frontale con Marte in opposizione. La svolta perché arriva il 10 aprile, quindi aspetta quella data per poter agire, quando Marte entra in Ariete nella casa della trasformazione. Qui avrai la forza per tagliare i rami secchi finanziari e riprenderti il controllo delle tue risorse. È il momento di chiudere pendenze economiche e pretendere proprio la trasparenza assoluta. Passiamo al cuore, che è il ponte, diciamo, che ti lega fra te e gli altri, che rappresentano proprio le relazioni, i sentimenti, le relazioni a specchi. Qui diciamo che questa settimana ti senti un po' più vulnerabile. C'è Mercurio, Marte fino a un certo periodo, il nodo nord in pesci nella tua settima casa, quindi in opposizione al tuo Sole. Qui le relazioni sono un po' il tuo campo di battaglia, ma anche di guarigione, grazie a Chirone. Senti il bisogno di un amore che sia cura, ma spesso ti ritrovi a dover gestire il caos altrui. Mentre a sostegno abbiamo Venere in Toro che forma un bellissimo trigono di terra al tuo Sole nella casa dell'espansione mentale. Venere ti regala una nuova filosofia del piacere, cerchi qualcuno che allarghi i tuoi orizzonti, non qualcuno che ti chiuda in una routine perfetta ma vuota. La tua sicurezza economica invece passa per l'accettazione dell'imperfezione. Giove in cancro nella casa delle amicizie, dei progetti, quindi delle reti collettivi, protegge i tuoi progetti a lungo termine e ti circonda di amici che sono un po' come una famiglia. Usa la forza del nodo nord in pesci per smettere di analizzare ogni parola del partner. A volte la verità si sente nel silenzio, non nella logica. Ascolta il battito del tuo cuore, lì troverai la risposta su chi davvero merita di camminare al tuo fianco. E ora passiamo al vertice, la scintilla che è la missione della tua anima, e
a questo vertice è proprio la tua firma nel mondo, e a questo vertice c'è pure la guarigione del tuo bisogno di perfezione, grazie alla congiunzione di Sole e Chirone nella casa della trasformazione. Qui Chirone ti mette davanti alla ferita della perdita o del tradimento, ma quel dolore oggi è la tua bussola per capire chi puoi, di chi puoi davvero fidarti e su chi davvero puoi contare. Smetti di voler aggiustare tutto e tutti, perché l'altro non lo modifichi, ma modifichi la situazione modificando te stessa. Passiamo all'evoluzione con Plutone in Acquario nella casa della quotidianità. Plutone trasforma radicalmente la tua giornata, il tuo lavoro come dipendente, come un alchimista. Qui la tua missione è rivoluzionare il tuo quotidiano e il tuo rapporto con il benessere psicofisico e il servizio. Non devi più essere la serva, diciamo, di nessuno, ma la padrona del tuo tempo. Con la luna nera in Sagittario nel punto più basso del tuo cielo, quindi la quarta casa delle radici familiari, della sicurezza emotiva, il clan di appartenenza, la tua missione è dire la verità sulle tue radici e sulla tua famiglia. Anche se si rompe, diciamo, l'equilibrio, non devi più adattarti per sentirti giusta, devi posizionarti nella tua verità e onorare i tuoi bisogni più profondi. E ho preparato anche per te un piccolo mantra di potere che puoi ripetere ogni qualvolta tu ne abbia bisogno. E questo è: lascio andare il controllo per accogliere il mio potere. Il mio valore non dipende dalla mia perfezione, ma dalla mia verità. E ora passiamo per te, amico del segno della bilancia. Vedremo le tre porte della piramide evolutiva, quindi questo viaggio che ho costruito appositamente per te. Vedremo come andrà la tua settimana dal 6 al 12 aprile 2026 e vedremo come attraverso questo viaggio nella piramide, in cui ho composto la base, il cuore e il vertice, dove i pianeti, le energie celesti manifestano la loro energia, in quale casa, con gli aspetti, i vari segni dei transiti, ovviamente rispetto al tuo sole. Vediamo quindi quali sono le tre porte della tua piramide. Vedremo, diciamo, tutto al dettaglio. La tua parola chiave è l'affermazione dell'io. Il viaggio della piramide che ho costruito proprio per te è la base, dove è il tuo terreno, il lavoro, i soldi, e non è quella, magari è quella conversazione che hai, diciamo, rimandato da tempo, e se balla un attimino questa base, il cuore è proprio il ponte, l'amore e la casa con le relazioni, e non è un film, diciamo, d'amore del cuore romantico, mentre il vertice è la tua scintilla, la tua missione dell'anima, la tua firma nel mondo, il perché devi cogliere questa opportunità come missione dell'anima. Per te questa settimana, amico della bilancia, è un braccio di ferro, perché se la base trema sotto le pretese altrui, tu devi piantare bene i piedi in terra, devi radicarti. Partiamo quindi dalle fondamenta. La base questa settimana è proprio un lavoro di trattative bollenti con lo stellium nel segno dell'Ariete, Sole, Saturno, Nettuno e Chirone in opposizione al tuo Sole, quindi la settima casa. I tuoi soci, i tuoi clienti o i tuoi avversari professionali stanno alzando un tantino la voce e pretendono magari delle risposte immediate, dove tu magari sarai impegnato a dover prendere una decisione e non più la mediazione per evitare il conflitto. Quindi in un certo qual modo ti tocca scendere in campo e risolvere un po' queste tematiche relazionali. Mentre Urano in Toro
agli ultimi gradi del segno del Toro e poi il 26 aprile passerà nel segno dei Gemelli. Urano in Toro manifesta la sua energia nella casa della trasformazione e Urano scuote i tuoi accordi finanziari, le risorse che gestisci con gli altri, un cambiamento improvviso di entrate di un partner o in una banca potrebbe costringerti a rivedere un po' i tuoi piani. Passiamo all'azione pratica. Fino al 9 aprile con Marte in Pesci nella casa della quotidianità, il carico di lavoro quotidiano è pesante ma anche caotico, confuso. Non farti schiacciare dai dettagli. La svolta arriva il 10 marzo quando Marte entra in Ariete nella tua settima casa. Qui l'opposizione diventa veramente un confronto aperto. Non mediare a tutti i costi, è il momento di dire questo sono io e queste sono le mie condizioni. Riprenditi il tuo spazio decisionale senza paura di rompere un falso equilibrio. Passiamo al cuore, che non è un amore di film, il ponte dove questa settimana impari la differenza tra amore e sacrificio. In amore la tensione dell'opposizione ti chiede di smettere di essere l'ombra di qualcun altro. Con Venere in Toro nella casa della trasformazione cerchi una connessione profonda, quasi viscerale, che sia fatta di pelle, ma soprattutto di fiducia totale. Se senti che qualcuno sta giocando contro le tue emozioni o con la tua stabilità, questa settimana non riuscirai proprio più a tacere. La tua sicurezza emotiva passa per la tua realizzazione professionale. Giovedì cancro, in cancro nella decima casa, il punto più alto del tuo cielo, anche se è in aspetto dissonante, Giove è sempre il grande benefico, apporta protezione e Giove qui protegge la tua immagine pubblica e ti regala un'aura di autorità. Usa questa forza per farti rispettare anche tra le mura domestiche. Con il nodo nord in pesci, che rappresenta un po' la bussola del destino, la direzione dell'anima, la verità su e manifesta la sua energia nella casa della quotidianità, la verità si nasconde proprio nelle piccole azioni quotidiane, non nelle grandi promesse. Ascolta la stanchezza del tuo corpo, rispetta i suoi segnali. È lui che ti dice che se chi hai accanto ti sta nutrendo oppure ti sta prosciugando proprio a livello di energie. Passiamo al vertice, la scintilla, la missione dell'anima, e qui è la tua firma nel mondo. Qui la tua guarigione del tuo bisogno di essere accettata c'è questa settimana come opportunità, grazie all'allineamento di Sole e Chirone nella casa delle relazioni, in Ariete. Quindi Chirone ti mette davanti alla ferita dell'abbandono o del rifiuto sociale, ma quel dolore oggi è la tua bussola. Capisci che non hai bisogno dell'approvazione di nessuno per esistere. Passiamo all'evoluzione con Plutone in Acquario, un bellissimo trigono di aria al tuo Sole nella casa della creatività. La tua missione qui è rivoluzionare il tuo modo di esprimere la tua creatività e anche la gioia. Smetti di divertirti come gli altri si aspettano e trova invece il tuo piacere personale, la tua espressione personale. Con la luna nera in Sagittario nella casa della comunicazione, la tua missione è comunicare la tua verità senza filtri. A volte chiaramente può essere anche molto scomoda, ma anche dire di no è veramente una grande verità e un grande potere soprattutto. Non devi più adattarti per mantenere la pace, devi posizionarti nella tua verità e parlare solo con la tua luce. Ho costruito anche un mantra di potere per te che puoi ripetere ogni qualvolta tu ne abbia bisogno. Io sono il mio centro,
Non cerco l'equilibrio fuori di me, ma lo creo dentro di me attraverso la mia verità. E ora passiamo per te, amico del segno dello Scorpione. Vedremo come andrà la tua settimana dal 6 al 12 aprile 2026. Vedremo come le energie celesti, le date, i casi, gli aspetti li ho inserite costruendo questa piramide evolutiva appositamente per te. Vedremo quindi la base, l'amore che non è amore da film, ma vedremo anche il vertice che è la tua firma nel mondo. Vedremo adesso tutto al dettaglio. Amico dello Scorpione, la tua parola chiave è il potere della resilienza. Partiamo dal viaggio attraverso questa piramide appositamente costruita per te. La base è il tuo terreno, il lavoro, i soldi, il cuore e il ponte è proprio l'amore, la casa, le relazioni e il vertice è la tua scintilla, la missione dell'anima, il perché, quindi per avere questa firma nel mondo. Per te questa settimana la sfida è proprio nel dettaglio, perché se la base è nel caos, il tuo intuito deve diventare veramente come un laser. Partiamo dalle fondamenta. La base questa settimana, che rappresenta proprio il terreno, il lavoro e l'organizzazione, questa settimana è un motore che gira al massimo proprio dei giri. C'è uno stellium molto potente di Sole, Saturno, Nettuno e Chirone nella casa della quotidianità e il carico di lavoro quotidiano è esplosivo, scadenze improvvise e un ritmo frenetico ti costringono proprio veramente a volte a reagire con forza perché si perde un po' la pazienza, magari con qualche collega che magari non ha capito e cose di questo genere. E purtroppo il mondo è pieno, bisogna avere anche una santa pazienza. Mentre Urano in Toro nella tua settima casa, ma finalmente il 26 gennaio smammerà dal segno del Toro e entrerà nel segno dei Gemelli, Urano in Toro ancora questa settimana porta delle scosse nei tuoi contratti e nelle collaborazioni. Un socio o un cliente magari importante potrebbe cambiare le carte in tavola magari all'improvviso, all'ultimo momento, mettendoti proprio sotto una pressione finanziaria. E l'azione pratica fino al 9 aprile con Marte in pesci, quindi favorevole perché forma un bellissimo trigono di acqua al tuo sole nella casa della creatività, usa proprio questa creatività per trovare delle soluzioni, magari fuori dagli schemi, ma non esporti troppo, perché la vera spinta arriva il 10 aprile quando Marte entra in Ariete proprio nella casa della quotidianità dove c'è l'altro stellium, quindi andrà a dar manforte. Qui avrai l'energia proprio per fare tabula rasa del disordine. È il momento di, tra virgolette, aggredire le pendenze, riorganizzare magari l'ufficio e pretendere che ognuno faccia la sua parte, non farti carico del lavoro altrui. Passiamo al cuore, che non è amore di film, sono le relazioni proprio e gli specchi. Il ponte dove quest'anno proprio tutto brucia o si rigenera. In amore la tensione è veramente altissima. Con Venere in Toro nella tua settima casa, quindi in opposizione, l'altro ti sfida, ti provoca o ti chiede una definizione che forse non sei ancora magari pronto a dare. Cerchi solidità, ma senti che il terreno sotto, diciamo, sotto il rapporto è proprio in forte in movimento. Se c'è un segreto che non è stato detto, questa settimana verrà a galla. La tua sicurezza emotiva passa proprio per la fede nel futuro. Giove in Cancro nella nona casa forma un bellissimo trigono di acqua al tuo sole nella casa dell'espansione mentale. Giove protegge la tua visione e ti invita a guardare oltre i piccoli conflitti quotidiani. C'è un viaggio, un progetto lontano che può ridarti ossigeno. Con il nodo nord invece in pesci
e anche Mercurio nella tua quinta casa, un altro bellissimo trigono di acqua al tuo Sole. La verità, scoprirai la verità sul legame che si trova nel piacere puro e nella gioia che provi quando sei finalmente te stesso. Ascolta il battito del tuo desiderio. È lì che capirai se chi hai davanti è un compagno di viaggio oppure solo un ostacolo. Passiamo al vertice, quindi la scintilla, la missione dell'anima, quindi la tua firma nel mondo, che devi scegliere questa opportunità per mettere la firma nel mondo, per raggiungere l'evoluzione e la verità. La guarigione questa settimana come missione è la guarigione del tuo rapporto con il sacrificio. Questa congiunzione di Sole e Chirone in Ariete nella casa della quotidianità ti mette davanti alla ferita del sentirti utile o del corpo che reclama proprio la sua attenzione, il corpo che ti parla, il linguaggio segreto del, sogno del corpo che tu devi ascoltare. Ma quel limite fisico o mentale oggi è la tua forza. Capisci che non devi più distruggerti per dimostrare il tuo valore, mentre l'evoluzione passa da Plutone in Acquario nel punto più basso del tuo cielo, quindi la casa delle radici, la sicurezza emotiva. Qui la tua missione è rivoluzionare le tue radici e il tuo concetto di famiglia. È una morte e rinascita del tuo spazio privato per liberarti da vecchi schemi che oramai ti stanno stretti. Con la luna nera nella casa in Sagittario, poi tra l'altro che nella tua seconda casa, che nella casa dei valori, la sicurezza finanziaria, la tua missione è dire la verità sul tuo valore economico, ma anche sui tuoi talenti. Non devi più nascondere la tua ambizione per paura di disturbare, devi posizionarti nel tuo potere materiale con fierezza. E ho preparato anche un piccolo mantra di potere per te, che puoi ripetere ogni qualvolta tu ne abbia bisogno. Io non sono la mia fatica, trasformo la pressione in diamante e la mia verità in libertà assoluta. E ora passiamo per te, amico del segno del Sagittario. Vedremo come andrà la tua settimana dal 6 al 12 aprile 2026. Vedremo come le energie, le date, le case, gli aspetti celesti dei pianeti, quindi i codici celesti, manifestano la loro energia nel tuo segno attraverso questa piramide che ho costruito appositamente per te in questa settimana. La tua parola chiave è il fuoco della creazione e questo viaggio nella piramide evolutiva partiamo proprio dalla base che è il tuo terreno evolutivo che rappresentano proprio il lavoro, i soldi e il cuore che è il ponte e la casa, quindi non è un amore da film, e il vertice è proprio la tua scintilla, la missione dell'anima e la tua firma digitale nel mondo. Per te questa settimana la sfida è incanalare l'esplosione di energia in qualcosa di solido. Partiamo dalle fondamenta, perché dal lavoro, quindi dal talento, e questa settimana è la tua base è un vulcano pronto a eruttare idee, con lo stellium in Ariete nella tua quinta casa, che è composto da Sole, Saturno, Nettuno e Chirone nella casa della creatività, un bellissimo trigono di fuoco al tuo Sole, il tuo talento è la tua moneta più preziosa. È il momento di scommettere su un progetto che ami o di trasformare un hobby in una fonte di reddito. Tuttavia, Urano in Toro nella casa della quotidianità scuote la tua giornata quotidiana, un cambiamento improvviso magari nell'organizzazione del lavoro o un nuovo metodo operativo ti costringerà a essere un pochino più flessibile, molto più di quanto vorresti, mentre l'azione pratica fino al 9 aprile con Marte nella tua quarta casa, quindi nel punto più basso del tuo cielo in aspetto dissonante, potresti sentirti magari un po' frenato da questioni
familiari, oppure da una stanchezza che arriva proprio dentro le mura domestiche, qualcuno che ti fa spazientire e ti lascia magari una certa frustrazione che mangia parecchie energie comunque. E questa situazione non forzare la reazione, perché la vera spinta arriva il 10 aprile, quando Marte entra in aspetto favorevole in Ariete nella casa della creatività, formando un altro bellissimo trigono di fuoco. Qui l'energia diventa veramente inarrestabile, è il momento di lanciare il tuo business, qui di esporti e di fatturare magari grazie anche alla tua unicità. Non aver paura di rischiare, il mercato aspetta la tua luce. Passiamo al cuore, che non è amore da film, è come è proprio il ponte delle relazioni, le passioni, quindi tu e gli altri. E questa settimana cerchi proprio in amore, cerchi l'intensità vera. In amore la passione è proprio al centro della scena. Con Venere in Toro nella casa della quotidianità cerchi una complicità che si traduca in fatti concreti, in una quotidianità condivisa che funzioni. Se una relazione è solo teoria, c'è proprio poca sostanza. Questa settimana sentirai proprio il bisogno di pretendere di più. La tua sicurezza emotiva passa per la profondità dei legami intimi, grazie a Giove in Cancro che manifesta la sua energia nella casa della trasformazione. Giove protegge le tue risorse condivise e ti regala una grande capacità di rigenerazione emotiva proprio dopo una crisi. Mentre con il nodo nord in pesci, quindi nel punto più basso del tuo cielo, qui il destino, la bussola del destino ti spinge a cercare la verità e a capire questa verità che si trova sul legame delle tue radici. C'è un bisogno di appartenenza che non puoi più ignorare. Ascolta il silenzio della tua casa, lì capirai se chi hai accanto è pronto a costruire un nido con te o se è solo un compagno di avventure proprio passeggero. Passiamo al vertice, che è la scintilla, l'evoluzione, la missione dell'anima, e questa settimana è la guarigione del tuo rapporto con la gioia e con l'espressione di sé. La congiunzione si fa per dire perché sono tutte e due, non è proprio una congiunzione stretta, ma sono due forze che agiscono nel segno dell'Ariete, nella casa proprio della creatività. Qui queste forze ti mettono davanti alla ferita, soprattutto Chirone, alla ferita di non essere stato visto abbastanza o di non sentirti abbastanza libero di creare, ma quel dolore oggi è la tua bussola. Capisci che la tua vulnerabilità è la tua arte proprio più potente, mentre l'evoluzione che passa da Plutone in Acquario nella casa della comunicazione. Qui la tua missione è rivoluzionare il tuo modo di comunicare o di pensare. Devi distruggere un po' i vecchi schemi mentali per parlare una lingua nuova o rivoluzionaria. Mentre con la luna nera nel tuo segno la tua missione è incarnare la tua verità senza chiedere scusa a nessuno. Non devi più adattarti alle aspettative degli altri, devi posizionarti come un leader libero e diciamo che sei nato proprio per dimostrare chi sei, per essere, per modo di dire, un leader. Ho preparato anche per te un piccolo mantra che puoi ripetere ogni qualvolta tu ne abbia bisogno. Io sono la scintilla che accende il mio destino. Il mio valore è la mia libertà e la mia verità è la mia forza. E ora passiamo per te, amico del segno del Capricorno. Vedremo come andrà la tua settimana dal 6 al 12 aprile 2026. Vedremo
le date, gli aspetti, le case, i pianeti eh, dove manifestano la loro energia attraverso la piramide che ho costruito proprio per te. E passiamo subito ai dettagli. Amico del Capricorno, la tua parola chiave è il potere della struttura e andiamo al viaggio della piramide, proprio appositamente per te. La base è il tuo terreno, il lavoro, i soldi e il cuore è proprio il ponte, l'amore, la casa e non è un amore da film. Il vertice è la tua scintilla, la missione dell'anima e questa settimana la tua sfida è proprio nel nido. Se le radici tremano, la tua scalata diciamo, si ferma. Partiamo proprio dalle fondamenta. La base che rappresenta il lavoro, la sicurezza. La tua base è proprio come questa settimana un cantiere sotto esame. C'è questo stellium proprio Sole, Saturno, Nettuno e Chirone nel punto più basso del tuo cielo, oltretutto in quadratura al tuo Sole. Le tensioni tra la tua vita professionale e le responsabilità familiari proprio sono al limite. Potresti sentire che le mura di casa e l'appartenenza al nido ti tolgono veramente energia per la tua carriera, ma tuttavia comunque Urano anche nella quinta casa ancora fino al 26 aprile, dopo dove passerà nel segno dei Gemelli, Urano nel frattempo ti regala ancora un lampo di genio creativo che può sbloccare le tue finanze in modo, diciamo, anche importante, un investimento audace o un nuovo modo di monetizzazione per i tuoi talenti unici. Mentre l'azione pratica fino al 9 aprile con Marte in pesci in aspetto favorevole nella casa della comunicazione, tuttavia Marte è sempre il signore della guerra, quindi usa la parola con cautela. I malintesi burocratici o con i fratelli, proprio se parli troppo, attenzione che diciamo i fraintendimenti malintesi sono proprio dietro l'angolo. La vera spinta arriva proprio il 10 aprile, quando Marte entra in Ariete nel punto più basso del tuo cielo e anche se in aspetto di quadratura avrai la forza per affrontare di getto ogni sospeso domestico o immobiliare. È il momento di agire per rendere la tua base sicura, anche se questo significa discutere con un parente oppure cambiare sede. Qui c'è la fase di risoluzione. Passiamo al cuore, che non è amore da film, e il ponte, diciamo, delle relazioni e il nutrimento, che dove questa settimana cerchi la protezione, quella vera. In amore la stabilità è il tuo unico obiettivo, con Venere in Toro nella casa della creatività, qui la passione deve essere giocosa e feconda. Vuoi qualcuno che celebri la vita con te, diciamo, non qualcuno che la renda un peso. Se una relazione non ti dà piacere, questa settimana sentirai il bisogno di riprenderti proprio i tuoi spazi. Mentre la sicurezza emotiva passa per l'espansione dei tuoi legami attraverso Giove in Cancro in opposizione al tuo Sole. Giove ti mette davanti a un partner o soci che pretendono molto. Non chiuderti a riccio. Usa la loro energia per capire cosa ti manca davvero. Mentre con il nodo nord in pesci, proprio in aspetto favorevole nella casa della comunicazione, in un certo qual senso capirai che la verità su un legame si nasconde in ciò che non viene, diciamo, magari detto, ma magari lo percepisci. Ascolta i messaggi che arrivano dal tuo ambiente quotidiano. C'è una risposta importante che ti attende in un dialogo veramente molto informale.
Passiamo al vertice che rappresenta la scintilla, la tua firma nel mondo. E quindi al vertice c'è la guarigione del tuo rapporto con il passato. Questa forza di unione di Sole e Chirone in Ariete, nel punto più basso del tuo cielo, la quarta casa, ti mette davanti alla ferita delle tue radici o del tuo senso di appartenenza, ma quel dolore oggi è la tua bussola. Capisci che non sei più obbligato a portare sulle spalle il peso delle tradizioni familiari che non ti appartengono più. Mentre l'evoluzione è data da Plutone in Acquario nella tua seconda casa, la casa dei valori, della sicurezza finanziaria. La tua missione è rivoluzionare totalmente il tuo concetto di valore e di possesso. Smetti di accumulare proprio per paura e inizia a creare valore per la libertà. Con la luna nera in Sagittario che lavora un po' dietro le quinte, nella zona del chiuso, quindi nella 12ª casa, la tua missione è affrontare proprio i tuoi demoni segreti e le tue paure nascoste. Non devi più adattarti a ciò che gli altri considerano giusto, devi posizionarti nel tuo potere invisibile, quello che nasce quando smetti di combattere contro te stesso. E ho preparato anche per te un piccolo mantra di potere che puoi ripetere ogni qualvolta ne hai bisogno. Io sono il padrone della mia base ed il creatore della mia abbondanza. Non porto pesi che non sono miei. Passiamo ora per te, amico del segno dell'Acquario. Vedremo come sarà la tua settimana dal 6 al 12 aprile 2026. Vedremo dove le energie, le date, le case, gli aspetti, quindi queste energie dove si manifestano dei codici celesti attraverso questa piramide che ho costruito appositamente per te, questa piramide evolutiva che vedremo tutto al dettaglio. Amico dell'Acquario, la tua parola chiave è il potere della parola. E incominciamo appunto questo viaggio della piramide dove troviamo la base che è il tuo terreno, che rappresentano il lavoro e i soldi, il cuore che è proprio il ponte, l'amore, la casa, ovvero le relazioni, io e gli altri, quindi non è un amore come un film, e il vertice che è la tua scintilla, la missione dell'anima, la tua firma nel mondo. Per te questa settimana il movimento è tutto, perché se la base materiale è statica, le tue idee non corrono e invece le idee devono correre. Partiamo quindi dalle fondamenta. La tua base, la base rappresenta anche il lavoro e la comunicazione, quindi il terreno. La tua base questa settimana è una centrale di informazioni con lo stellium di Sole, Saturno, Nettuno e Chirone in Ariete nella casa della comunicazione. I tuoi contratti, i tuoi scambi e la tua capacità di negoziare sono al massimo della potenza. È il momento proprio di firmare, di convincere e di farti soprattutto pubblicità, quindi esporti. Però Urano in Toro, nel punto più basso del tuo cielo, in forma di quadratura al tuo Sole, può portare instabilità improvvisa nelle tue mura o nelle tue finanze legate alla famiglia, una spesa imprevista per la casa o un cambio magari di programmi domestici potrebbe irritarti un attimino, mentre l'azione pratica fino al 9 aprile con Marte in pesci nella tua seconda casa, quindi nella casa dei valori, della sicurezza finanziaria, gestisci i tuoi soldi proprio come un'attenzione chirurgica. Evita acquisti impulsivi, diciamo dettati dal nervosismo, quindi questo shopping ossessivo, compulsivo, chiamiamolo così. La vera svolta arriva il 10 aprile quando Marte entra in Ariete nella casa della comunicazione
qui la tua spinta commerciale diventa inarrestabile. È il momento di lanciare quella proposta, di viaggiare per affari e di incassare anche grazie alla tua prontezza mentale. Non aspettare che gli altri decidano per te. Passiamo al cuore che rappresenta il ponte, le relazioni e le radici, e non è un amore da film. Il ponte, questa settimana tu cerchi la libertà, ma ti scontri con i legami del passato. In amore la tensione della quadratura in quarta casa, diciamo, ti chiede di rivedere il concetto di appartenenza. Con Venere in Toro cerchi pace in casa, ma potresti sentirti un po' soffocato dalle pretese familiari o magari da un partner troppo possessivo. Se una relazione limita la tua evoluzione, questa settimana sentirai il bisogno di definire dei confini molto chiari, precisi e nitidi. La tua sicurezza emotiva passa proprio per la cura di te stesso grazie a Giove in Cancro nella casa della quotidianità, dove Giove protegge il tuo quotidiano e ti invita a trovare benessere nelle piccole abitudini che ti fanno anche stare bene. Quindi Giove in un certo qual modo protegge anche il tuo rapporto magari con i colleghi, il tuo lavoro come dipendente e la tua giornata quotidiana in genere. Con il nodo nord invece in pesci nella seconda casa, qui la verità sul legame si nasconde nel valore che dai a te stesso. Non puoi amare nessuno se prima non onori il tuo talento. Ascolta i segnali del tuo corpo su quello che ti lancia come linguaggio segreto del corpo. Se una situazione ti toglie il respiro, è tempo di cambiare aria. Passiamo al vertice, la scintilla, la missione dell'anima, la tua firma nel mondo. Quindi al vertice della piramide è la guarigione del tuo rapporto con la comunicazione e l'ambiente circostante. Questa congiunzione di Sole Chirone, chiamiamola congiunzione, ma è un allineamento nel segno dell'Ariete, quindi è un'alleanza di due forze celesti nella casa della comunicazione. Queste forze ti mettono davanti alla ferita del non essere ascoltata, capito, compreso, ma quel dolore oggi è la tua forza interiore. Capisci che la tua voce unica è la medicina per chi ti circonda. Passiamo all'evoluzione che passa attraverso Plutone nel tuo segno, quindi nella prima casa, l'immagine che tu rimandi al mondo. Qui la tua missione è una metamorfosi totale della tua identità. Stai distruggendo la vecchia versione di te stesso per riconoscerti proprio come un leader visionario ma autentico. Ma con Lilith, la luna nera, nel segno del Sagittario, nella tua 11ª casa, la tua missione è dire la verità nei tuoi circoli sociali o nei tuoi progetti per il futuro. Non devi più adeguarti ai sogni degli altri per sentirti parte di un gruppo. Devi posizionarti sulla tua verità rivoluzionaria e guardare il cambiamento. Ho preparato anche un piccolo mantra di potere per te, che puoi ripetere ogni qualvolta tu ne senti il bisogno. Ripetilo con fede e con sentimento, perché sono affermazioni veramente molto potenti. Io sono la voce del futuro. La mia verità rompe le catene e la mia libertà crea la mia abbondanza. E ora passiamo per te, amico del segno dei pesci. Vedremo come andrà la tua settimana dal 6 al 12 aprile 2026. Vedremo dove le energie, le date, le case, gli aspetti dei pianeti celesti, quindi i codici celesti, manifestano la loro energia attraverso questa piramide che ho costruito appositamente per te.
e vedremo tutto al dettaglio. La tua parola chiave è il potere della manifestazione e andiamo al di là al viaggio della piramide evolutiva. La base è il terreno, il lavoro, i soldi, diciamo, e il cuore non è amore da film, ma è il ponte dell'amore, casa, le relazioni, mentre il vertice è la tua scintilla, la missione dell'anima, la tua firma nel mondo. Per te questa settimana la magia è concreta. Se la base materiale è solida, diciamo la tua intuizione diventa un potere puro. Partiamo dalle fondamenta. La base che rappresenta proprio il terreno, il lavoro, il valore, questa settimana è un motore che inizia a produrre risultati visibili con lo stellium in Ariete, che si tratta di Sole, Saturno, Nettuno e Chirone nella casa della sicurezza finanziaria. L'attenzione è proprio tutto sul tuo portafoglio, ma anche sulla tua autostima. È il momento di pretendere ciò che ti spetta e di fatturare grazie anche ai tuoi talenti. Mentre Urano e Venere in Toro nella casa della comunicazione ti ispirano ti regalano un'ispirazione proprio geniale per i tuoi contratti e la tua comunicazione veramente sono delle ispirazioni geniali. Ascoltali e adoperali. Un incontro casuale o una notizia improvvisa potrebbe sbloccare magari un'entrata che aspettavi da tempo, mentre l'azione pratica fino al 9 aprile con Marte nel tuo segno, quindi nella tua prima casa, l'immagine che tu rimandi al mondo, hai una forza veramente d'urto pazzesca. Non disperdere questa energia in troppe direzioni. La vera svolta arriva il 10 aprile quando Marte entra in Ariete nella casa della sicurezza finanziaria. È il momento di osare alzare i prezzi, chiedere trattative e investire soprattutto su te stesso. Non farti venire dubbi, vale molto di più di quello che pensi. Passiamo al cuore al ponte che rappresentano le relazioni e le connessioni. Quindi quest'anno il ponte del cuore, che non è amore da film, qui quest'anno tutto si fa tenero, ma anche estremamente reale. In amore cerchi una stabilità che non sia nota. Con Venere in Toro nella terza casa della comunicazione, la complicità passa proprio per il dialogo, per i piccoli viaggi, quegli brevi spostamenti e anche una vicinanza intellettuale che ti faccia sentire sicuro. Se una relazione è diventata un peso o un silenzio magari troppo lungo, questa settimana sentirai il bisogno di parlare chiaro e di riportare la bellezza nel quotidiano. La tua sicurezza emotiva passa per la gioia creativa grazie a Giove in Cancro nella casa della creatività, formando un bellissimo trigono di acqua al tuo sole. Giove protegge il tuo cuore e ti regala un'aura di dolcezza che attira passione e nuove opportunità sentimentali. Con il nodo nord nel tuo segno, quindi nella tua prima casa, la verità su un legame si nasconde nella tua capacità di dire no a ciò che non ti nutre più. Ascolta il battito del tuo istinto. Se senti che è il momento di aprirti a un nuovo inizio, fallo senza guardarti indietro. Passiamo al vertice, la scintilla, la tua firma nel mondo. Al vertice della piramide c'è proprio la tua missione dell'anima, la guarigione del tuo rapporto con la materia e il corpo. Questa alleanza di Sole e Chirone in Ariete nella casa della sicurezza finanziaria, dei tuoi talenti, ti mette davanti alla ferita, diciamo, della mancanza o del non sentirti magari abbastanza bravo, abbastanza all'altezza. Ma quel dolore oggi è la tua forza.
capisci che la tua abbondanza nasce dal riconoscimento della tua unicità, mentre l'evoluzione passa attraverso Plutone in Acquario, che lavora un po' dietro le quinte, proprio come un alchimista. La tua missione è una purificazione profonda del tuo inconscio. Stai lasciando andare vecchi pesi karmici, paure ancestrali, autosabotaggio, per fare spazio alla tua vera, diciamo, luce. Con la luna nera in Sagittario, nel punto più alto del tuo cielo, la 10ª casa, l'immagine pubblica, la reputazione sociale, la tua missione è dire la verità sulle tue ambizioni e sulla tua posizione sociale. Non devi più nasconderti o nascondere più il tuo desiderio di successo per paura di sembrare magari poco spirituale. Devi posizionarti nel mondo come la creatrice potente e visionaria che sei. E ho preparato anche un piccolo mantra per te che puoi ripetere ogni qualvolta ne hai bisogno. E il mantra di potere è proprio questo: io sono il canale dell'abbondanza, la mia verità crea la mia ricchezza e il mio valore è infinito. Con questo abbiamo concluso questo oroscopo innovativo dei 12 segni e, e ora scrivimi nei commenti in quale parte della tua piramide senti più tensione oggi. La base che scotta, il cuore che reclama verità. Ricorda che queste stelle non fanno sconti, ma servono a illuminare la tua strada. Se questa lettura ha toccato un punto vivo della tua anima, non tenertelo tutto stretto, condividi questo video con una persona che ha bisogno di ritrovare la sua forza e serve il post per rileggere il tuo mantra del vertice ogni mattina. È un mantra veramente di potere e se vuoi scavare nel profondo del tuo cielo personale e capire come gestire, diciamo, questi aspetti per non subire i transiti, oppure vuoi, diciamo, leggere solamente la tua anima o vuoi approfondire la consapevolezza della tua missione di vita, quindi sul tema natale, l'anima, scrivimi piramide nei commenti o diciamo mandami un messaggio o un'info sotto un commento oppure in forma privata. Iscriviti al canale e attiva le notifiche per non perdere i prossimi passi nel nostro viaggio astrologico. Ci vediamo nei commenti, scrivimi il tuo segno e riprenditi il tuo scettro. Un arrivederci a presto da Caterina, al prossimo video.